sei in acqua è una cosa stupenda. Io cerco di fare una cucina del territorio ma moderna. Prendono il nostro marmo perché è molto duro. All'incrocio con l'Austria e la Svizzera sorge il placido lago di Resia con il suo specchio d'acqua azzurrissimo e il landmark, il campanile dell'antico borgo di Couronne. È il più grande lago dell'Alto Adige, risultato della costruzione di una diga completata nel 1950, molto contestata all'epoca. Il sacrificio di 72 famiglie costrette ad abbandonare il proprio paese con scarsi indennizzi ha permesso alla valle di arrivare a produrre una grande quantità di energia. Per la realizzazione del lago nel 1950 sono state sommerse 163 case e oltre 500 ettari di terreno. È rimasto soltanto l'antico campanile romanico di Couronne a testimoniare della presenza dell'antico abitato e anche delle sofferenze della popolazione di allora che si è battuta fino all'ultimo per evitare la distruzione del borgo. Oggi il lago di Resia è meta di turismo, anche grazie all'antico passo che connette la Val Venosta all'Austria. Il suo specchio d'acqua è solcato dai kitesurf, sport che non ho mai praticato, e sapete che c'è quasi quasi. Questo è anche un altro modo, no? Per godersi la montagna dal punto di vista sportivo. Più o meno 25 anni fa erano i primi kitesurfer qua che hanno iniziato, che hanno visto o che hanno scoperto che qua c'è tanto vento. Adesso proverò a fare anch'io una lezione di allenamento con te, non l'ho mai fatto, quindi sono molto curioso, ma devo essere preoccupato. Ci sono bambini, il più giovane adesso mi sa che c'ha 8 anni, che sta imparando, e la persona più anziana c'ha ormai quasi 80 anni che entra in acqua, sì. Dopo l'allenamento di terra adesso è arrivato il momento di andare in acqua, nel lago di Resia. Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Adesso entriamo in acqua, iniziamo col body drag, che è una cosa principale, prima che si parte con la tavola. Quindi prima senza tavola e poi con la tavola. Andiamo. Qual è il bello di questo sport? Perché ti piace? Quando vai col tuo kite, entri in acqua, ce l'hai la tua tavola, senti solo il rumore dell'acqua, dimentichi quasi tutto, è una cosa fantastica. È stata fondata nell'Alto Medioevo, oggi è il più piccolo borgo dell'Alto Adige. In Val Venosta sorge la città fortificata di Glorenza. Il commercio è sempre stato fervido nei secoli in questa valle, tanto da richiedere la costruzione di una maestosa fortezza. Glorenza è stata per secoli un punto di snodo tra Svizzera, Austria e Italia, raccordo tra il passo dello Stelvio e quello di Resia. Nei secoli poco è cambiato del paesaggio urbano di Glorenza e lo si vede passeggiando per i pittoreschi vicoli medievali. Una città che ancora oggi è molto vibrante dal punto di vista artistico ed anche gastronomico. Scopriamo perché. Io mi faccio ispirare da tutto, dal territorio ma anche dalle cose che abbiamo mangiato nel mondo. Io soprattutto ho lavorato all'estero, ho lavorato a Berlino, ho lavorato a Vienna. Il giovane chef Thomas Ortler ha fatto tesoro della più semplice delle tradizioni culinarie, quella del recupero, e lo fa con la fantasia di chi ha viaggiato. A Glorenza mi apre le porte della sua cucina.
te è possibile fare una cucina di qualità che sia anche sostenibile? Sì, sicuramente. Io credo, soprattutto andando con la stagionalità, no? Questo pesce che lo facciamo con i resti, le carcasse che ci rimangono, facciamo la salsa. Ogni menù che faccio cerchiamo di fare qualcosa di circolare. Prodotti locali comunque. Tutti locali, sia il cavolfiore, sia l'agnello, sia la bicocca, perché sono quelli con cui so meglio cucinare. E la cosa che ti soddisfa di più del tuo mestiere qual è? A me è sempre piaciuto tanto a giocare a calcio e lo trovo un po' simile perché diciamo ogni servizio è un po' come una partita e prima c'è un po' di tensione, cerchiamo di fare il nostro meglio e poi dopo vediamo se è andata bene, se è andata male, beviamo una birra, cerchiamo di migliorare. Ho avuto il privilegio di poter tornare in un edificio storico che è la mia seconda passione, no? Sono laureato di storia. Ah, sei laureato in storia? Sì, sì. È solo dopo che diciamo che ho capito che la cucina è quello che mi piace ancora di più. Io sono nato qui, sono cresciuto qua. Quando sono andato in altri paesi non pensavo di tornare perché diciamolo, no? Siamo un posticino, siamo un po' lontani dal mondo più o meno. Sì, e invece cosa è successo? È successo che io ho scoperto, anche quando sono tornato a casa per le ferie, che ci sono veramente prodotti interessanti e c'è tanto potenziale di quello che si può fare, no? Abbiamo il bosco vicino, abbiamo le montagne, abbiamo l'acqua, abbiamo i prati. Bianco e purissimo, il marmo di Lasa è conosciuto in tutto il mondo non solo per il suo candore, ma perché è incredibilmente resistente alle intemperie. Quindi ha una struttura cristallina che lo rende particolarmente resistente. Più duro di quasi tutti gli altri marmi. Esistenti? Sì. E da dove proviene questo marmo? Da dove viene estratto? 1575 metri e... Questo marmo si è formato 400 milioni di anni fa da depositi calcarei nel Nord Africa, arrivati in Alto Adige con i movimenti delle placche tettoniche. E come mai la cava è dentro la montagna e non è esposta come invece siamo soliti vederle? Perché la cava è nel Parco Nazionale dello Stelvio e lì facciamo attenzione alla natura, non vogliamo ricostruire tutta la montagna come si fa a altri posti. Viene davvero esportato ovunque ed è stato anche utilizzato in progetti molto importanti. Sì, come il progetto a New York, al Ground Zero, lì al terminal della stazione delle ferrovie o anche alla Finlandia adesso dove abbiamo un progetto grandissimo. 3 centimetri possono essere da interno praticamente questo. Ed è tantissimo il marmo di Lasa ancora da estrarre. Su in cava abbiamo estratto 1% di quello che è su. La natura è in continuo mutamento e così il modo in cui l'uomo si rapporta ad essa. A volte lo fa in peggio, sfruttandola e contaminandola. Altre volte invece lo fa in maniera virtuosa, adattandosi ad essa e tutelandola, come dimostrano le genti di montagna. Tra le montagne sopra Lasa e Covelano, il vento spira tra il ranuncolo, mentre l'oleandro riposa. L'acqua cristallina spumeggia nei ruscelli. I suoni della natura ricordano da dove veniamo e costringono a confrontarsi con se stessi. Ogni fatto umano quassù appare lontano. Dove ci troviamo? Ci troviamo alla Malga di Covelano. Siamo a 1825 metri Di altitudine, sì. La malga gestita dalla famiglia Tappainer è raggiungibile solo a piedi in 1 ora e mezza di cammino, un sentiero in cui si diventa un tutt'uno con il bosco. Respirando l'aria fragrante sembra quasi di sentire crescere l'erba.
E voi vivete qui nella Malga? Sì, siamo tutta l'estate qui. Ah, quanti mesi quindi? Allora noi siamo qui 4 mesi circa. 4 mesi Sì. all'anno state qui tutto il tempo, tutto tutti i il giorni? tempo, sì. E com'è vivere qui? È molto bello da vivere, è anche molto bello perché si lavora con calma qui. Con serenità? Che no. C'è tempo per insomma riposarsi? Sì, c'è tempo, un po' di tempo di Di riposarsi tra un lavoro e riposarsi, l'altro? Sì. In montagna le temperature sono sempre più alte, i ghiacciai si sciolgono, si ritirano, nevica sempre di meno, l'acqua è sempre più scarsa e dunque la palla passa all'uomo perché è sua responsabilità la sopravvivenza di queste valli e del patrimonio di tradizioni tramandato nei secoli. Non ci si sazia mai del silenzio di queste valli. Diceva Albert Einstein: guarda in profondità nella natura e poi capirai tutto meglio. Continua a viaggiare. Iscriviti al canale YouTube di Un Reporter in Valigia.